Benvenuti su techbeam.com. Oggi abbiamo in test davvero due modelli rari, il Sinto CD Clarion DRX 9575RZ, top di gamma del 1999, in accoppiata al suo processore dedicato DSP, equalizzatore, crossover, DPH 7500Z. Quindi già questa sorgente è molto rara di suo. Se ho controllato oggi ce n'è in 20 in tutto il mondo o solo una. In accoppiato al suo processore è ancora più raro vederli, non ce ne sono in vendita in abbinamento sorgente-processore e soprattutto non ci sono video che descrivono le funzionalità di questi due device quando sono connessi insieme. Quindi andiamo ad analizzarli per appunto verificare tutte le funzionalità di questa sorgente in abbinamento al suo processore. Allora, la connessione avviene con cavo SIENET e quando andiamo a accendere la prima volta la sorgente fa un check e richiede di premere il tasto power. Ok, riconosce il DSP, ripremiamo il tasto power. Questo check si fa solo quando viene connessa la prima volta. Ok, come vi dicevo, questa era una sorgente top di gamma del 1999. Ho qui come catalogo Clarion del 99. Ok. E andiamo a verificare la sorgente. Bene, e questa qui, 9575RZ. Veniva prodotta anche in radica. Ok. E questo invece è il menu del processore. PC mode, pro mode, adesso andiamo a verificare tutte queste impostazioni. 6 canali a 4 volt, 4 ingressi digitali, un'uscita digitale. Questo DSP funzionava solo con 9575, 8575, 8570 e 6570. Andiamo a vedere quanto costava questo radio. Ho come radioguida del 2000 di Audio Stereo. Allora, questa Clarion, vedete, costava 1.440.000 lire, solo la sorgente, senza processore. Il processore costava all'incirca 800.000 lire, quindi la coppiata costava alla fine intorno ai 2 milioni, che erano diciamo tantissimi soldi all'epoca, ecco perché sono così rari. Ok, quindi andiamo a vedere le funzioni nel dettaglio. Faccio un attimo lo zoom. Allora, andiamo a vedere le impostazioni di questa radio quando è connessa con il processore. Quindi col tasto Adjust è possibile cambiare tutte le modalità. Ok, andiamo a vedere tutte. Quindi il volume del subwoofer è possibile selezionare se deve essere visualizzabile nel menu oppure no. Lasciamolo su sì, on. Poi qui si cambiano le impostazioni del display, la luminosità e il dimmer automatico, on, off. Poi il contrasto,
il colore diciamo, di questo tasto chiamato Prism Key. Quindi si può selezionare se può cambiare volume, colore, che tipo di colore. Ok, i messaggi se devono essere visualizzati oppure no. Le impostazioni della TV non sono selezionabili perché non è connessa alla TV. Sensibilità analogica, è possibile cambiare da basso, medio, alto. Facciamo su medio. Qui è possibile cambiare la modalità del DSP in Easy e Pro, quindi iniziamo adesso su Easy, lasciamolo su Easy, poi lo settiamo a Pro. Qui è possibile cambiare impostazioni del suono, andiamo a verificare, quindi queste sono impostazioni del Loudness automatico e qui è possibile cambiare i valori della sensibilità. Qui è possibile cambiare l'uscita del subwoofer off, stereo o mono. Qui è possibile cambiare il filtro passabasso del subwoofer, quindi da 50 a 120 Hz. Qui il filtro passalto delle uscite anteriori e posteriori, anche qui da 50 a 120 Hz. Qui è possibile selezionare il rumore in bianco. È molto utile soprattutto per poter in fase di taratura. Ok, spegniamo. Bene, queste sono le impostazioni relative alla parte audio, non tutte. Poi linguaggio, inglese, tedesco, svedese, francese, lasciamo inglese. Qui è possibile selezionare se deve lampeggiare il LED quando il frontalino non è inserito, impostazioni quando suona il telefono, in questo caso ovviamente non è collegato. Ok, queste sono le impostazioni principali. Andiamo a vedere poi le impostazioni relative alla parte audio con questo tasto qui. Innanzitutto è possibile cambiare volume del subwoofer e poi parte subito la parte relativa all'equalizzatore parametrico. Potete vedere ci sono 6 modalità pre-memorizzate. È possibile spegnerlo o accenderlo da questo tasto e poi per ogni modalità è possibile cambiarla attraverso questo tasto qui. Quindi possiamo cambiare il gain ovviamente e la frequenza. Quindi da 12.000 Hz a 50. Ricordiamo questo è il menu Easy, poi vediamo la parte Pro come cambia. Poi ripremendo questo tasto abbiamo la parte dei ritardi del DSP vero e proprio. Quindi vediamo innanzitutto è possibile cambiare la posizione di ascolto, anteriore sinistra, entrambe le posizioni anteriori o posteriore. Ok, noi selezioniamo anteriore sinistra per privilegiare ovviamente il conducente. Ci sono sempre 6 diciamo preimpostazioni: chiesa, stadio, cambiano i riverberi, l'eco, discoteca, jazz club. Anche in questo caso, poi entrando nel dettaglio, possiamo cambiare tutti i valori al 50%, quindi qui è possibile cambiare l'intensità dell'effetto, i ritardi, rear mix, non so esattamente cosa serva, ok, le dimensioni della stanza, quindi questo controlla i riverberi e l'eco,
Ok, la domanda è: come faccio a settare, diciamo, da un punto di vista audiofilo? Se voglio avere solo i ritardi senza avere eco riverberi, basta cambiare no, mettere tutto a zero, tranne i valori dei ritardi, che poi questi ovviamente andranno tarati in fase di taratura, diciamo, quando si è seduti nel posto di guida. Quindi bisognerebbe mettere, se vogliamo solo settare i ritardi per poter centrare la scena, mettere tutto a zero e cambiare solo questi valori qui e giocare un po' con le percentuali dell'effetto, ok? Ricordiamo che questa è parliamo del 1999 e quindi mi rendo conto che le impostazioni sono tante e complesse, ma è uno dei primi DSP, quindi per l'epoca era davvero tanta roba. Ok, abbiamo visto, quindi riassumiamo: volume subwoofer, equalizzatore e DSP, e attraverso questo tasto è possibile poi entrare nei dettagli e con questo tasto spegnere o accendere l'effetto. Ok, allora andiamo alla parte Pro. Cambiamo da Easy a Pro e vediamo cosa cambia. Quindi sempre la parte del volume subwoofer, ok? Qui è possibile cambiare Space Equalizer, ok? Equalizzatore spaziale, 6 memorie, quindi tipo di autovettura, sedan large, sedan small, station wagon, monovolume, ok? Poi sempre con questo tasto possiamo entrare nei dettagli, quindi cambiare larghezza auto e lunghezza auto, quindi cambiando questi valori poi cambiano gli effetti come dire del riverbero dello space equalizer, ok? Poi qui invece la parte equalizzatore parametrico, anche qui ci sono 6 valori preimpostati. Andando a modificare nel dettaglio abbiamo una cosa molto rara: è possibile cambiare le impostazioni dell'equalizzatore separatamente per altoparlanti anteriori e posteriori. Questa è una cosa che non si trova neanche adesso nelle sorgenti attuali. Quindi si possono modificare 3 bande e per ogni banda diverse frequenze da 20 Hz fino a 20.000 Hz, quindi è possibile cambiare tutte le frequenze dello spettro acustico e per ogni frequenza cambiare il gain e l'ampiezza. Vedete, se abbiamo Q valori bassi, Q1, la campana dell'equalizzatore diventa molto più larga, Q20 ovviamente diventa molto più stretta, quindi in questo caso verranno saltate solo le frequenze adiacenti di 10.000 Hz. Okay? Conviene sempre usare Q stretti, quindi valori campana stretta, quindi Q valori alti, per evitare effetti, diciamo, indesiderati, per evitare che si esaltano frequenze che non sono necessarie. Okay? Questo è il mio consiglio. Ok, e quindi nella modalità Pro vediamo che compaiono questi altri 2 menu: equalizzatore spaziale e equalizzatore parametrico. Ovviamente per ogni parte del menu è possibile poi modificare nei dettagli. Poi andiamo a vedere le altre impostazioni dell'orario. Premendo questo tasto, quindi abbiamo da 1 a 6 ovviamente, poi premendo questo tasto è possibile cambiare le impostazioni relative alla parte RDS, frequenza alternativa,
diciamo ricerca automatica, ok? Poi con questo tasto qui è possibile visualizzare l'ora, in questo caso non è memorizzata l'ora, quindi non ce la fa vedere. Abbiamo un simpatico analizzatore di spettro, questo compare solo quando è connesso il DSP. Se non è connesso il DSP, l'equalizzatore di spettro non compare. E poi abbiamo questo salvaschermo. Purtroppo questo display, vedete, ha dei pixel leggermente corrotti, quindi si vedono queste linee. È un difetto, diciamo, di questa serie di Clarion che col tempo, col passare degli anni, sono passati quasi 30 anni, purtroppo compaiono alcune righe. Poi un'altra funzione che aveva solo questo orario, è possibile cambiare l'angolo dei display. Quindi se per esempio la sorgente è installata in basso, cambiando l'angolo ci permette di visualizzare meglio i display. Questa funzionalità Z-Enhancer non funziona perché è connesso il DSP, questo si abilita solamente quando il DSP non è collegato. Poi ovviamente c'è la parte CD, andiamo a vedere. Man, there goes back the knife. La parte CD funziona perfettamente. Anche qui possiamo vedere l'analizzatore di spettro, screensaver, e funzionalità relative al CD, ripetizione, random. Quando il CD è connesso si accende questo LED per ricordarci che abbiamo il CD all'interno. Le funzionalità audio sono sempre le stesse quando è connesso il CD. Ok, direi che abbiamo terminato. Queste, diciamo, spero di avervi fatto vedere le impostazioni principali sia del DSP e di questo radio. Se avete domande sono, diciamo, benvenuti i commenti, ok? Vi ringrazio, alla prossima, un saluto da techbeam.com.